Io sono il toro, quello che resta, che costruisce, che tiene duro anche quando tutto crolla. Ma a giugno qualcosa dentro di me inizierà a scricchiolare, non il mondo fuori. Stavolta ho bisogno di lasciare andare qualcosa, invece di continuare a trattenerlo per forza. Ho sempre pensato che restare fosse un segno di forza, che tenere insieme tutto, anche quando tremavo, fosse il mio modo di amare, che costruire, sopportare, trattenere fosse il mio compito. Ma ora mi accorgo che non riesco più a reggere certi silenzi, che il peso di certe cose non si sistema più con un po' di pazienza, che anche dentro di me esistono stanze chiuse da troppo tempo e che il profumo dell'abitudine non è più abbastanza per sentirmi al sicuro. Non lo dico mai a nessuno, ma a volte anch'io mi sento vuoto. Anch'io vorrei che qualcuno mi chiedesse «Come stai?» senza aspettarsi che io sia sempre quello stabile, quello sicuro, quello che non cade mai. La verità è che non mi permetto mai di mollare. Non mi concedo di essere fragile. Ho sempre paura che se mi fermo, tutto il resto vada in pezzi. Ma ora mi chiedo, quante cose sto trattenendo solo perché ho paura del cambiamento? Ho idealizzato relazioni, persone, luoghi. Ho tenuto in vita legami che non mi facevano più bene solo perché non sopportavo l'idea di perderli. Ho messo radici in terreni aridi, credendo che bastasse la mia costanza per farci crescere qualcosa. Ma giugno mi mette davanti a uno specchio. Non tutto ciò che resta fa bene. Non tutto ciò che è solido è vivo. A volte sento un senso di colpa strano, come se sbagliassi solo per il fatto di volere qualcosa di diverso, come se non avessi il diritto di cambiare ciò che funziona, solo perché tutti lo danno per scontato. C'è questa voce dentro che mi dice «Ma perché non ti basta? Tutti lo vorrebbero al tuo posto». Eppure, a me manca qualcosa, non fuori, dentro. Mi porto addosso una frustrazione silenziosa, quella di chi non viene mai visto davvero, solo perché non urla, non pretende, non si impone. È come se la mia calma fosse scambiata per disinteresse, come se, per essere ascoltato, dovessi per forza diventare qualcun altro. Reprimo spesso la rabbia, non perché non la senta, ma perché mi sembra di dover sempre contenere, di dover essere quello che capisce, che non esagera, che non si arrabbia mai. Ma io la sento, e quando non la esprimo, mi logora. E poi c'è quella forma di insofferenza che arriva piano, verso chi chiede costantemente la mia presenza, ma non si accorge mai del mio silenzio, come se il mio esserci fosse un automatismo, non una scelta d'amore. Io ci sono, sempre, ma ci sono anche quando taccio, e a volte quel silenzio è la parte più vera di me. Sto imparando che lasciare andare non è una sconfitta, non significa mollare, non significa deludere. A volte è solo rispetto per me stesso, perché trattenere tutto mi ha stancato più di quanto fossi disposto ad ammettere. Sto imparando che dire non ce la faccio non è mancanza di forza, è presenza, è onestà, è il momento esatto in cui smetto di fingere di essere invulnerabile e comincio a respirare davvero. Sto imparando che desiderare leggerezza non mi rende superficiale, mi rende vivo, perché non c'è nobiltà nell'essere sempre stanchi e non c'è fedeltà nelle abitudini che mi consumano. Sto imparando, piano piano, che la mia pace non deve costarmi tutto, che non devo sacrificarmi per sentirla, che forse può esistere anche una vita in cui non mi sento sempre in dovere di reggere tutto da solo. Mi accorgo che a volte faccio le cose per abitudine, perché si è sempre fatto così, perché non voglio deludere, perché non voglio spiegare. Ma a giugno quelle stesse cose iniziano a starmi strette, non mi riflettono più, non mi fanno sentire autentico. Mi rendo conto che il mio bisogno di stabilità mi ha allontanato da me. Mi ha fatto dire troppi sì per quieto vivere, quando dentro urlavo no. E non si tratta di rivoluzioni. Si tratta di piccoli scarti interiori, scelte più allineate, gesti che mi riportano vicino a casa.
La mia. Non è il lavoro, non è la fatica fisica, è il peso mentale di tenere tutto sotto controllo. Le cose da gestire, le persone da capire, la mia stessa emotività da regolare perché non si fa, perché non serve, perché devo essere forte. Sono stanco di non potermi permettere di sbagliare, di dover essere sempre il punto fermo per tutti, di essere quello con i piedi per terra, anche quando dentro di me vorrei solo lasciarmi andare per un attimo. Giugno mi insegna a non forzare, a non trattenere per principio. Mi insegna che posso restare fedele a me stesso, anche mentre cambio. Mi insegna che il silenzio non è una sconfitta, che dire meno, ma con verità, vale di più che spiegare tutto. Mi insegna che la pace non è una conquista da meritarsi, ma qualcosa che si può anche solo accogliere, se smetto di combattere contro il tempo, contro le persone, contro me stesso. C'è una domanda che mi gira dentro da giorni, senza fare rumore, ma lasciando il segno. Se non dovessi più dimostrare niente a nessuno, cosa sceglierei davvero per me? Non per essere utile, non per essere all'altezza, non per essere riconosciuto, solo per sentirmi bene nella mia pelle, per stare in pace, senza pressioni, senza ruoli da interpretare, senza il peso di fare sempre la cosa giusta. Mi accorgo che alcune scelte che ho chiamato valori erano solo abitudini mai messe in discussione, che certe responsabilità che porto avanti con orgoglio forse non erano neanche mie, ma me le sono cucite addosso per non deludere. E allora mi fermo un attimo, non per stravolgere tutto, ma per guardare meglio, per distinguere tra quello che mi rappresenta e quello che mi trattiene. Giugno non mi chiede di ribaltare la mia vita, mi chiede solo di essere più vero con me stesso, senza rabbia, solo con un po' più di lucidità. Non ho bisogno di rivoluzioni, solo di un po' più di sincerità con me stesso, di riconoscere cosa non mi corrisponde più, anche se per tanto tempo lo ha fatto, di scegliere senza giustificarmi, di alleggerirmi, senza sentirmi in colpa. Giugno non cambia chi sono, mi aiuta a ricordarmi cosa voglio restare.